Un saluto a tutti gli amici nerazzurri e bentornati sul canale. Dopo la partita prettamente tattica di lunedì sera, l'Inter di Conte andrà in trasferta domenica a Torino, una trasferta che nasconde molte insidie. Il Torino è terzultimo in classifica con 2 partite da recuperare dato il numero elevato di positivi in squadra. Infatti per la partita di domenica sarà molto difficile per i Granata recuperare giocatori come Belotti, Lianco, Rincon, Nkulù, Singo e Linetti. Nella partita d'andata, finita per 4-2, il Torino era riuscito a portarsi sul doppio vantaggio dopo 60 minuti, rendendo difficile la gestione del match. Però, come abbiamo visto spesso, l'Inter durante la prima fase della stagione concedeva un tempo agli avversari e riusciva a suonare la carica solo dopo 1 o 2 gol subiti. Ma prima di iniziare ad analizzare gli errori della partita d'andata, vi invito a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Nella partita d'andata il Toro parte con il 3-5-2, unico assente Belotti per un problema riscontrato durante il riscaldamento, mentre l'Inter parte con il classico 3-4-1-2 di inizio stagione con Vidal trequartista e Gagliardini e Barella mezze ali. Andiamo subito alla prima occasione Toro al 9° minuto, con Verdi che vede il movimento di Zaza alle spalle di Bastoni e lo serve con un ottimo lancio, ma il tiro di Zaza colpisce l'esterno della rete. Qui possiamo notare molti spazi sugli esterni perché il modulo iniziale dell'Inter, il 3-4-1-2, non permetteva alle mezze ali di allargarsi per coprire gli spazi perché avrebbero creato quel vuoto centralmente. Al 21° minuto troviamo un'altra grandissima occasione per Zaza, infatti il Toro riesce a recuperare un pallone con Rincon che anticipa un passaggio sterile di Ranocchia a centrocampo. Rincon si invola verso l'area di rigore e riesce a servire Zaza con un filtrante che però si fa ipnotizzare da Handanovic che respinge la sua conclusione. All'inizio dell'azione qui troviamo un errore di Ranocchia che avrebbe potuto semplicemente servire Barella largo sulla destra e poi servire Hakimi, anche lui largo sulla destra, invece di forzare la giocata con il passaggio per Vidal intercettato da Rincon. Al 30° minuto è l'Inter ad avere un'ottima occasione, con Barella che prova a lanciare sulla corsa Lukaku che addomestica il pallone e si invola verso l'area di rigore. Nel frattempo vediamo Hakimi che si inserisce in area di rigore portando via il secondo uomo dal belga e Sanchez che anche lui segue l'azione ma si ferma quasi al limite dell'area di rigore. Il passaggio però di Lukaku non è preciso, è troppo all'indietro, ma Sanchez riesce a recuperare il pallone ma il suo tiro viene respinto dalla difesa granata. In questa azione possiamo vedere come il Toro decide di esporsi all'1 contro 1 tra difensori ed attaccanti, una situazione che nonostante il cambio di allenatore non è cambiata e potremmo sfruttarla più volte nella partita di domenica. Al 47° minuto del primo tempo arriva il gol del Torino segnato da Zaza. L'Inter perde una palla su una rimessa laterale con Sanchez che sbaglia il passaggio centralmente. Allora il Torino, dopo aver recuperato la palla con una serie di passaggi, trova Meite che con un ottimo colpo di tacco serve Zaza che si è inserito in area di rigore e batte Handanovic. La giocata di tacco di Meite mette fuori tempo sia Bastoni che stava andando sul giocatore Granata che Gagliardini che stava anche lui cercando di recuperare, ma l'errore qui è a inizio azione. Mi ha ricordato tantissimo l'errore fatto l'anno scorso contro la Roma che ha portato al gol del pareggio giallo-rosso. L'Inter non è riuscita a gestire una palla quando mancavano pochi secondi al termine del primo tempo. Il primo tempo si conclude sull'1-0 per il Torino. La manovra dell'Inter è sempre molto lenta e non riesce ad impensierire il Torino se non con dei lanci lunghi sulla corsa per Hakimi o Lukaku. Il Torino invece è molto compatto e crea molta pericolosità con dei lanci lunghi a scavalcare la difesa. Nel secondo tempo l'Inter entra in campo più aggressiva, portando più uomini all'interno dell'area di rigore granata. Lo spazio tra l'attacco e il centrocampo è ridotto e la pressione degli uomini di Conte è più alta. Però vediamo come al 58° sull'azione del rigore per il Granata, rivisto poi al VAR per un intervento di Young su Singo, l'Inter prova ad effettuare quella pressione molto alta, ma il rilancio della difesa trova Ansaldi che vede il movimento di Singo alle spalle di Young. Il cross è buono sul secondo palo e Young commette un fallo abbastanza ingenuo su Singo. Qui l'errore è di Ranocchia di inizio azione perché il giocatore italiano prova a seguire
Bonazzoli che si sta inserendo all'interno della sua tre quarti, ma lo segue anche dopo il centrocampo, lasciando lo spazio centrale dove Bastoni è costretto a scalare e anche Young è costretto ad alzarsi non vedendo il giocatore Granata che si sta inserendo alle sue spalle. Dopo il gol del 2-0 del Toro sul rigore, l'Inter tira fuori gli artigli e Vidal recupera un'ottima palla sulla tre quarti servendo Sanchez, chiedendo poi l'1-2 inserendosi all'interno dell'area di rigore. Servito da Sanchez, il cileno poi trova Lukaku solo in area di rigore, il pallone è buono, ma il tiro di Lukaku viene respinto sulla traversa, sul quale poi si avventa Sanchez che segna il gol del 2-1. Qui è stato importantissimo quel recupero di Vidal, quella pressione è così alta e queste giocate del cileno mi ricordano tanto il giocatore visto a Barcellona. Conte dopo il gol del 2-1 effettua due cambi molto importanti, inserendo Skriniar per D'Ambrosio e Lautaro al posto di Gagliardini, spostando Vidal come mezzala e Sanchez come trequartista. Ed è proprio dopo 2 minuti che arriva il gol del pareggio nerazzurro, grazie a quella pressione alta fallita in precedenza. Il rinvio della difesa granata trova Skriniar che addirittura nel centrocampo, proprio per alimentare la pressione, anticipa il pallone e riesce a servire Lautaro al limite dell'area di rigore. L'argentino vede il movimento di Sanchez che si sta inserendo e lo serve. Sanchez si allarga e con un tiro cross preciso riesce a trovare Lukaku che da pochi passi non sbaglia per il gol del pareggio. Dopo il gol del pareggio l'Inter continuerà a schiacciare il Toro nella sua metà campo, ma non riuscirà a trovare tante occasioni. L'unica è quella di Ranocchia che su un calcio di punizione servito da Sanchez da pochi passi non riesce a girare verso la porta, ma all'84esimo arriva il calcio di rigore per un intervento di N'Koulou su Hakimi. Qui possiamo vedere l'ottima pressione di Lautaro che anticipa il rilancio del giocatore. N'Koulou decide di stoppare il pallone in aria. Qui Hakimi era in fuorigioco, ma nel momento in cui N'Koulou stoppa la palla effettua una giocata e Hakimi anticipa il giocatore granata e poi viene messo giù. Per regolamento è calcio di rigore e Lukaku dal dischetto non sbaglierà per il gol del 3-2. La rimonta sembra essere completa, ma c'è ancora spazio per un altro gol, quello di Lautaro al 90° minuto. Perisic vede il movimento in profondità di Lukaku e serve il belga che va in profondità. Qui vediamo che il giocatore del Granata prova ad accorciare su Lukaku, ma l'arrivo di Barella porta via l'uomo e dà il tempo a Lukaku di servire Lautaro tutto solo in area di rigore che da pochi passi non sbaglia. Qui possiamo notare ancora una volta, come detto prima, che il Toro decide di lasciare spesso la possibilità dell'1 contro 1 tra l'attaccante e il difensore. Come detto prima, bisognerà sfruttarlo tanto nella partita di domenica. Sarà una trasferta da non sottovalutare, il Toro ha concesso molto su calci da fermo, soprattutto nell'ultimo match contro il Crotone, e potrebbe essere un'altra chiave di lettura. Credo che Conte schiererà la stessa formazione vista fin qui, ma questa volta inserirà Eriksen dal primo minuto al posto di Vidal. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti quale secondo voi dovrebbe essere la formazione titolare per questo match, lasciate un like se il video vi è piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi le prossime disamine tattiche e le nostre live reaction del giorno dopo. Io vi ringrazio, un saluto da Umberto, Interista Forever, Amala.